Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben e anche oggi in compagnia di Barba vi porterò alla scoperta delle migliori notizie della settimana su videogiochi flat e VR e altre novità. Barba, anche oggi abbiamo avuto dei razziatori e quindi diamo loro la gratitudine che meritano. Antasheva, Walter e Luca Cat, grazie per aver lasciato qualche doblone nel forziere della baia. A voi va una bottiglia di rum virtuale e il mio più caloroso yo-ho! Continuate a farci navigare col vento in poppa. E inoltre volevo anche ringraziare tutti quelli che stanno utilizzando i miei link per l'acquisto di nuovi visori Meta oppure per i giochi. Vi ricordo che utilizzando il mio link affiliato Meta avete per adesso fino al 31 dicembre 60 euro di credito anziché 30 per l'acquisto di un nuovo visore, oltre a Batman Arkham Shadow e 3 mesi di abbonamento Quest Plus, che sono già compresi nel costo del visore. Se invece entrate nel gruppo Telegram che trovate in descrizione, trovate una lunga lista di giochi con il 20% di sconto e se il gioco che cercate non è in lista, potete chiedermi direttamente il link. A proposito di questo, ragazzi, ricevo tantissimi messaggi, per fortuna, da parte vostra, praticamente su tutte le piattaforme, Facebook, Instagram, addirittura mi arrivano email, anche nel Messenger del Quest. Intanto ne approfitto per ringraziare di tutti quei messaggi di ringraziamento e complimenti per i video che faccio. Questa è la cosa che mi dà più soddisfazione e che conta di più, che sarebbe aiutarvi e farvi divertire. Però devo anche chiedervi di aiutarmi a leggere meglio questi vostri messaggi. Per prima cosa io uso maggiormente Telegram, quindi non mandatemi messaggi su altre piattaforme oppure tramite email che ce l'ho già intasata da tutti i progetti, perché è molto improbabile che io risponda sulle altre piattaforme. Non usandole non vedo mai messaggi. Andate nella descrizione del video e trovate la chat della baia su Telegram, dove lì dentro ci sono anch'io. Per quanto riguarda la lista dei giochi invece, adesso siete veramente tanti, per fortuna. Questo ne sono molto contento e grato, ma sta diventando sempre più difficile stare dietro a tutte le vostre richieste. Ora, siccome voglio rendervi anche indipendenti, per consentirvi di trovare autonomamente i link del gioco che cercate, io non ho inserito semplicemente il link del gioco, ma anche il nome. Così potete cercarlo. In che modo? Semplicissimo. Ecco qui, questo di qui è il fantastico gruppo Telegram dove ci sono tutti i giochi e i link utili, come vedete anche per gli accessori, per l'acquisto del visore. Ora, per cercare i giochi, voi toccate i tre puntini qui sopra, selezionate lo strumento cerca e se volete cercare un gioco in particolare, per esempio The Walking Dead Saints and Sinners, basta scrivere semplicemente Walking, basta anche una sola parola all'interno del gioco, date la conferma con la lente di ingrandimento in basso a destra e lui qui mi trova The Walking Dead, Saints and Sinners, Retribution, che è il capitolo 2, dice ma io cerco il primo e allora qui in basso, vedete, c'è uno di due, voi toccate su questa parte qui e vi dà i due risultati, quindi toccate sul risultato che vi interessa e qui c'è il primo capitolo di The Walking Dead Saints and Sinners. Cliccando questi link vi apre direttamente la pagina per l'acquisto del gioco e avete il 20% di sconto fino al 31 dicembre. Se anche dopo la ricerca non trovate il gioco, significa che non è in quella lista e a quel punto mi mandate un messaggio su Telegram e mi chiedete direttamente il link del gioco. Dico questo perché spesso mi ritrovo con così tante richieste che non riesco a gestirle tutte, quindi voi potete trovare il link da soli e io ho più possibilità di fornire i link per quelle persone che non trovano il link perché il gioco non è in lista. Bene, Barba, oggi poche notizie. Di cosa parleremo? Ah, capitano, oggi la ciurma parlerà del nuovo firmware V72 e delle sue funzioni migliorate, dei progetti futuristici di Google e Samsung con l'Android XR e dell'enorme patch di Behemoth. Preparati, perché sarà un viaggio tra innovazioni e colpi di spada virtuali. Bene, e allora ciurma, come sempre, mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo nel mare delle notizie settimanali. Oh, finalmente, cari cagacasti che non siete altro. Quante volte vi ho spiegato che quando arriva l'aggiornamento del nuovo firmware non porta subito tutte le funzioni e non tutte le funzioni arrivano anche qui in Italia? Evidentemente non abbastanza, visto che
nel video di cui parlo dell'arrivo dell'aggiornamento del firmware V72 qualcuno mi ha scritto: ma come fai a non menzionare la nuova funzione di bla 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 bla? Non rendendosi conto che questa testa di c***o stava parlando del firmware del mese precedente. Adesso che Meta ha rilasciato l'elenco delle nuove funzioni ve ne posso parlare. La funzione di punta del nuovo V72 innanzitutto è il miglioramento alla versione 2.3 del tracciamento delle mani. Attenzione, deve essere ancora distribuito, quindi potreste ancora non averlo ricevuto, anche se già avete la V72. Porta maggiore stabilità e precisione del tracciamento, nonché una minore latenza. C'è anche un miglioramento delle interazioni con i menu e con il sistema in generale, perché il cursore della mano è molto più reattivo e più preciso. È stata migliorata la stabilità del gesto del pizzico, la reattività e la precisione della funzione di scorrimento e trascinamento e altre piccole aggiunte e modifiche che migliorano l'utilizzo delle mani rendendolo molto più intuitivo. V72 aggiunge anche l'integrazione sperimentale a Windows 11, ma di questo ve ne parlo tra qualche secondo. Funzione che sto adorando invece è un ritaglio dell'ambiente virtuale quando le telecamere del visore riconoscono una tastiera fisica. Quindi non serve più avere per forza una tastiera Bluetooth riconosciuta e supportata, perché adesso quando il visore vede una qualsiasi tastiera, anche meccanica e con filo, apre un ritaglio nel mondo virtuale delle dimensioni della tastiera e la vedete senza attivare il pass-through completo. È stata aggiunta una nuova applicazione per la galleria delle immagini e dei video, ma ancora non mi è chiaro se questa sostituisce l'applicazione della fotocamera oppure si integra con questa. Poi trascrizione in tempo reale delle chiamate che mostra dei veri e propri sottotitoli di ciò che viene detto dalle persone che sono in chiamata con voi. È stato aggiunto un indicatore della modalità di viaggio. Molti utenti in pratica che utilizzavano questa funzione dimenticavano la modalità di viaggio attiva e poi quando utilizzavano il visore a casa si lamentavano che avevano problemi di tracciamento. Quindi Meta, stufa di essere contattata da questa orda di idioti che la contattavano dicendo di avere problemi di tracciamento, ha detto: va bene, abbiamo capito, inseriamo l'indicatore per questi idioti così lo vedono che hanno dimenticato la funzione attiva e quindi risolvono da soli, si spera. Per chi usa Instagram poi c'è la possibilità di inviare e ricevere messaggi diretti e al momento è tutto. Ora attenzione, ripeto, queste sono le funzioni della V72, ma non è detto che arrivino tutte in Italia e nello stesso momento, perché queste sono funzioni che vengono rilasciate gradualmente. Quindi se non le avete non mi cagate il cazzo. Ok, vi ho appena detto che la V72 aggiunge l'integrazione a Windows 11 tra le funzioni sperimentali, ma che cos'è? Per i possessori di Quest 3 e 3S c'è la possibilità di connettersi al proprio PC Windows 11 facendo il mirroring diretto nel visore, semplicemente guardando lo schermo col pass-through e facendo un pizzico su di esso. Avete capito bene? Cioè voi guardate lo schermo col visore, fate così e lo schermo del PC si spegne e passa in formato gigante all'interno del visore. E questa figata pazzesca è possibile grazie alla collaborazione tra Meta e Windows, che sfrutta la nuova funzione di stack del desktop remoto appunto del sistema operativo. E inoltre si possono creare anche schermi aggiuntivi. Questa è una delle cose più fighe che abbia visto in VR finora. Google ha rilasciato il sistema operativo Android XR per dispositivi di realtà mista e il visore standalone di Samsung, che dovrebbe arrivare nel 2025, avrà proprio questo sistema operativo. Questo nuovo visore monterà un processore Qualcomm XR2 Plus Gen 2, il display è all'avanguardia, sarà in grado di riconoscere una miriade di elementi nell'ambiente intorno a voi e dare delle informazioni su questi, dispone ovviamente di tracciamento oculare e hand tracking e al momento non abbiamo altre specifiche su questo dispositivo, che dovrebbe essere una specie di computer portatile da faccia oppure uno smartphone da utilizzare appunto avendo le mani libere. La cosa bella è che può essere utilizzato per svolgere tutte quelle funzioni che normalmente svolgiamo appunto con
PC portatili, tablet, telefoni, e dovrebbe essere anche compatibile con Google Maps, quindi può essere utilizzato anche come navigatore. Il tutto è possibile anche grazie a Gemini, che sarebbe l'intelligenza artificiale di Google, che attraverso questi occhiali sarà in grado di vedere letteralmente quello che stiamo guardando noi e potrà fornire informazioni e rispondere a qualsiasi domanda noi facciamo su tutto quello che vediamo. Ragazzi, chiaramente non stiamo parlando di un dispositivo da gioco, però quando sento di queste notizie, di dispositivi del genere che potrebbero essere in grado per davvero di sostituire telefoni e altri dispositivi portatili che utilizziamo nel quotidiano, mi entusiasmo perché io adoro la tecnologia e quello che si può fare con essa. Io direi che praticamente stiamo per arrivare ai livelli di Cyberpunk. Siamo ancora lontani dall'avere dispositivi del genere che siano veramente comodi per essere utilizzati per lunghe sessioni o addirittura tutto il giorno, però è solo questione di tempo. Questa piattaforma Android XR non andrà ad alimentare solo il visore di Samsung, perché sono già diverse le aziende che stanno guardando a questo sistema operativo, tra cui Sony, Xreal e Lynx. Fra l'altro stanno già costruendo anche dei loro dispositivi mixed reality. Concludo con una notizia gigante, perché parliamo di Skydance Behemoth, gioco del quale vi ho mostrato alcuni contenuti come la recensione, un primo gameplay all'uscita del gioco e il confronto grafico tra la versione PC e quella Quest. Pur essendo un gioco di uno spessore notevole e dal grande comparto tecnico, non si può dire che sia esente da problemi. A parte qualche difetto, o meglio qualche compromesso nel comparto grafico, uno dei problemi più discussi da parte dell'utenza era proprio il combat system, che per alcuni era un po' troppo impegnativo, ma per uno come me che sa sfruttare i bug forse era anche troppo semplice. Comunque la notizia è che la famosissima patch del giorno 7 finalmente è stata rilasciata e cosa va a modificare? Innanzitutto arriva su tutte le piattaforme, ci sono più di 1000 modifiche fatte al gioco. Come vi dicevo, anche al comparto grafico è stata fatta qualche piccola miglioria, anche per la versione Quest 2 è stato migliorato il sistema di schivata. Adesso infatti schivando nel momento giusto si ha un ricchissimo mezzo secondo nel quale non si viene colpiti perché si è invulnerabili, ed è stata ampliata anche la finestra per la parata. Però ragazzi, lo sviluppatore vi ricorda che per effettuare una parata l'arma deve essere posta perpendicolare alla direzione da cui arriva il colpo, e per infilare la parata perfetta, quella che respinge e stordisce l'avversario, è necessario dare un piccolo contraccolpo nel momento giusto, ed è proprio questa finestra di momento giusto che è stata ampliata. Quindi cari incapaci, questo gioco adesso fa anche per voi. Se ancora non l'avete acquistato e volete farlo, potete utilizzare il mio link che vi offre il 20% di sconto, lo trovate nel primo commento, insieme al link per l'acquisto di Quest 3 e 3S. Per l'acquisto di altri giochi invece, sempre col 20% di sconto fino al 31 dicembre, come vi dicevo prima, entrate nel gruppo Telegram Sconti Giochi Meta e lì trovate una lunga lista di giochi. Vi ho già spiegato come cercarli. Quindi se non trovate il gioco che state cercando, e allora chiedetemi il link direttamente. Siete in tanti a seguire i miei video e anche a commentare, ma perché non siete iscritti? Gente, il tasto iscriviti è gratuito, non dovete pagare se cliccate anche per sbaglio quel tasto. Se invece volete lasciare qualche doblone nel forziere della baia, potete farlo utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto ai miei video. In descrizione trovate anche tanti altri link utili, con tanto il codice sconto, per esempio per l'acquisto di accessori VR di tutte le migliori marche: Kiwi Design, Cyber VR, Aubica, AMVR, lenti graduate VR Rock. Oppure trovate anche il link Instant Gaming per l'acquisto di chiavi di gioco, anche di ultimissima uscita. Per esempio, potete acquistare Indiana Jones e l'Antico Cerchio col 20% di sconto. Like se il video vi è piaciuto, ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia e insieme a Barba per una prossima avventura. Un saluto, Barbaglia! Oh oh!